Silvestri, facciamo l'appello. Presente? Presente. Presente. Mi dica, Silvestri, 7 per 9? Professore, ma il presente lo devo dire? No, ma la prima cosa, il presente lo devo dire a voce o devo pigiare qualche tastino? Poi, Bravo, nel momento in cui mi bravo. fa la domanda, posso rispondere io con la mia umile intelligenza o devo ricorrere a chat GPT? Ecco, no, è vietato tenere il telefonino in classe, per ora, ma subito dopo Ma sì, e domani sì. sì, Da ma domani se telefono, computer, tablet io tutto posso quello. risolvere il problema, professore. Ma vedrà che guardi che classe che abbiamo qua dietro. Abbiamo addirittura un professore ologramma. Ma insomma, signori, la scuola 4.0, no, ma Chiro, spiegami una cosa. 4.0 è il voto? Allora, intanto dobbiamo chiarire una cosa, che all'appello manca ancora la scuola 3.0, perché dalla 2 siamo passati alla 4 e la 3, a meno che non abbiano fatto un qualcosa, diciamo, come dire, di segreto, a noi non è stata, diciamo, come dire, dato, non è stato possibile rilevarla, insomma, questa scuola 3.0. Siamo passati alla 4, quindi ci siamo allineati in maniera molto veloce alle aziende, che invece si parla già di azienda 4.0. Quindi probabilmente hanno saltato una, o il sospetto, insomma non è la certezza, che abbiano saltato una fase per allinearci, quindi ci hanno portati avanti, ci hanno fatto fare un salto nel progresso. Però voi lo sapete, io sono un inguaribile, come dire, romantico, per cui resto ancorato, come dire, al valore fondante delle istituzioni. E il buon Calamandrei riteneva la scuola organo costituzionale al pari degli altri, se non superiore. E perché se non superiore? Se non superiore perché questo è l'unico organo costituzionale che si occupa di programmare e progettare il futuro della società. Non ce lo dimentichiamo mai che dalla scuola esce comunque, che ci piaccia o meno, la futura classe dirigente del paese. Ovviamente, insomma, non nei livelli di scuola, di istruzione obbligatoria, ma parliamo, insomma, di quello che è la scuola, diciamo, ai livelli successivi, è quella che determina poi, perché non mi pare di aver visto esempi, tranne pochissime eccezioni, ma probabilmente dovute ad altri fenomeni, che non ci siano state persone di un certo livello, diciamo, come dire, culturale, di istruzione, che possano assumersi la responsabilità di guidare i processi di guida e di gestione di un paese. Quindi è evidente che se noi andiamo ad impoverire di contenuti culturali, di capacità, di sapienza, di saperi la nostra scuola, questo sarà poi il contenuto che ci dobbiamo aspettare dalla futura classe dirigente. Quindi l'allarme che dobbiamo, come dire, in qualche modo recepire è un allarme fortissimo, perché se oggi stiamo vivendo tempi tristissimi e diciamo ancora siamo in quella situazione intermedia dove sì, c'è già l'impatto con un livello culturale medio-basso, ma viviamo ancora di un'eredità alta di saperi e di conoscenze del nostro paese in tutti gli ambiti e in tutte le discipline, per cui ancora questa commissione ci consente più o meno di galleggiare, perché il termine appropriato credo sia proprio galleggiare. Noi non stiamo programmando il futuro, stiamo galleggiando su quello che ci viene proposto, quindi su quello ci muoviamo, ci agitiamo, ma cerchiamo semplicemente di restare a galla. Ma una società che vive, come dire, in prospettiva di organizzare il futuro non può permettersi di galleggiare, deve probabilmente anche immergersi nelle profondità, negli abissi, insomma, come dire, più profondi per andare a ricercare le proprie radici, ma deve saper riemergere con tutta l'energia, con tutta la forza necessaria per avere un soffio verso il futuro, per avere una programmazione verso il futuro. E tutto questo purtroppo oggi noi non lo stiamo vivendo. Se non vado errato mi stai dicendo che, per esempio, gli americani hanno molti vantaggi rispetto a noi perché hanno delle istituzioni scolastiche tipo Yale, tipo Harvard, tipo università che sono in grado di svolgere veramente il loro lavoro universitario, sia come formazione culturale che come formazione sociale. O sbaglio? Ecco, adesso là ci arriviamo perché
la cosa è un po' più complessa, perché dei saperi non si potrà mai fare a meno, ma che ci sia un desiderio di recondito da parte delle elite, diciamo, economiche, tecnocratiche, finanziarie, di fare in modo che siano sempre più limitate e sempre meno accessibili ad un pubblico ampio, quindi alla società, quello è altrettanto evidente, perché il sapere, come tutti sappiamo, è anche potere. Per cui se il potere lo concentriamo un po' di più, diciamo in fasce più ristrette, sarà anche più semplice poterlo esercitare e gestire. Ma veniamo diciamo, al punto del nostro incontro di oggi. Quello che noi stiamo vivendo non è nient'altro che l'applicazione dell'Agenda 2030. Probabilmente questa cosa l'abbiamo sentita troppo spesso negli ultimi tempi, ma senza capire quali sono, diciamo, le prospettive di questa Agenda 2030, che va ad incunearsi in quello che quel progetto di cui abbiamo già parlato, che ha quel suono, diciamo, strano, che richiama cose strane, che è il PNRR, quel prr che dovrebbe farci ripartire. Bene, noi sappiamo che la nostra scuola in Italia, parliamo, insomma, limitiamoci adesso per il momento al nostro paese, vive ancora oggi di grandi sofferenze irrisolte negli ultimi 50 anni. Vetustà degli edifici in cui viene, diciamo, in cui vive la scuola, insomma, quindi ancora l'affollamento delle classi, ancora l'inadeguatezza del personale docente, ancora la precarietà del personale docente che poi di per sé genera nuove precarietà. Quindi abbiamo una serie di problemi irrisolti a cui non si è mai messo mano, e questo insomma è di una gravità tale che va ad inficiare proprio, come dire, la bellezza di questo organismo costituzionale, perché se appunto gli riconosciamo questa nobiltà di missione, che è quella di progettare, organizzare e definire il futuro, non possiamo poi tenerlo in una condizione di precarietà così come la stiamo tenendo. Ma mettiamo un attimino da parte le polemiche e cerchiamo di capire che cosa sta avvenendo con questi fondi che sono stati destinati alla scuola. In buona sostanza, la scuola 4.0 prevede un investimento di oltre 2 miliardi di euro, quindi parliamo di cifre importanti che sarebbero più che diciamo sufficienti a gestire una vera e propria riforma della scuola, invece li destiniamo unicamente alla digitalizzazione delle classi. Nel giro di pochi anni, anzi credo di un biennio, avremo oltre 100.000 classi digitali. Che cosa sono le classi digitali? Sono classi in cui si può tranquillamente fare a meno della lettura, dei libri, della scrittura, perché il tutto verrà veicolato attraverso il digitale, che detto così può sembrare anche una semplificazione, anche una facilitazione, ma poi cercheremo di capire dopo dove sono le insidie, perché detto così può sembrare un'opportunità, ma dobbiamo, quando ci viene un po', come dire, fatta una proposta eccessivamente allettante, dobbiamo capire se magari c'è qualche insidia in questa proposta, se c'è qualche rischio. Da persone di buonsenso, quali riteniamo di essere, dobbiamo capire quali sono questi rischi, analizzarli e capire se è effettivamente conveniente ricorrere o meno ad una scuola digitale. Poi invece ci sono, badate bene, 3 miliardi di euro, quindi tutto il finanziamento è 5 miliardi di euro, ma ce ne sono 3 miliardi destinati alle infrastrutture e al cloud, cioè al contenitore dove vengono conservate queste informazioni che sono bidirezionali, cioè noi andiamo a trasmettere una serie di dati informativi anche sulla nostra intelligenza in un contenitore che non è di proprietà dell'ente pubblico, del Ministero della Pubblica Istruzione del Governo, ma di quelle piattaforme private gestite da chi sta lavorando all'intelligenza artificiale. Mi viene da pensare, visto che dal punto di vista, diciamo, come dire, dell'automazione è più facile per un calcolatore, come dire, elaborare un dato, va bene, perché lo fa con una velocità molto, ma molto maggiore rispetto a quello che è invece una facoltà umana. Ma il problema è che quando si impossessa di queste informazioni e ne può disporre in maniera molto più veloce di quanto non possa fare un essere umano normodotato,
è evidente che creiamo un problema. Intanto noi andiamo a cedere ad un non ben definito soggetto una serie di informazioni anche intellettive, le andiamo accedere senza che queste abbiano, perché potrebbe essere anche configurato come un'attività lavorativa, senza che abbiano alcun compenso, perché non ti viene riconosciuto nulla per questa cessione di informazioni intellettive che tu dai, diciamo, ad un soggetto X. Bene, ora capirete che già questo sarebbe sufficiente a dire signori, fermiamo tutto, non è possibile andare avanti. Ma invece noi, siccome siamo, come dire, amanti delle sfide, siamo amanti del rischio, stiamo procedendo in una direzione che è stata già abbandonata da tanti altri governi. Perché dico questo? Perché ovviamente nei paesi asiatici il digitale si è fatto spazio molto, ma molto prima che se ne iniziasse a parlare nella nostra Europa, nella nostra cara Europa. Poi, subito dopo i paesi asiatici, i paesi del nord Europa hanno iniziato, come dire, a spingere in questa direzione e quindi hanno già accumulato una serie di dati, di esperienze, di informazioni che segnalano dei rischi legati alla digitalizzazione. Quali sono questi rischi? Oggi i paesi asiatici stanno investendo un risorse economiche veramente enormi per andare a recuperare i danni fatti dall'implementazione della digitalizzazione, perché per molti, magari molti non lo sanno ancora, per arginare il fenomeno degli hikikomori. Chi sono gli hikikomori? Sono dei giovani che si tirano fuori dalla realtà, si isolano, vanno nel loro mondo virtuale e vivono per mesi, se non per anni, in una realtà che è virtuale, rifiutando qualsiasi contatto con il mondo esterno. Bene, le risorse necessarie per riportare questi giovani alla realtà sono veramente enormi e stanno facendo grossa fatica gli stati, diciamo le nazioni asiatiche, ad arginare questo problema. Veniamo alla nostra Europa, che c'è più vicina, diciamo, come dire, per tradizioni, per cultura, insomma, sicuramente è più vicina anche al nostro modo di pensare. I paesi nordici, come vi dicevo, sono stati i primi ad abbracciare questa filosofia del digitale, ma oggi si sono resi conto, Svezia, Norvegia, insomma in primis, si sono resi conti dell'errore fatto perché si sono accorti che i saperi dei loro giovani sono diminuiti in maniera drammatica, cioè questi giovani hanno perso alcune facoltà intellettive, anche come dire di corrispondenza neurale, diciamo, a degli stimoli che gli vengono dall'esterno, che sono veramente imbarazzanti. Ragione per cui appena si sono accorti di questa cosa, stanno tornando indietro, quindi stanno andando a destrutturare la scuola digitale e riportarla ai vecchi libri, alla lettura ordinaria sui testi, alla scrittura, che è un'altra cosa, che un'altra facoltà, diciamo, che perderemo se continuiamo in questo percorso digitale. Ma guardate, questo è quello, se già volessimo fare tesoro di quello che è l'esperienza degli altri paesi, già sarebbe una grande cosa. Ma invece noi non riusciamo neanche a fare tesoro di quelli che sono i nostri saperi interni, perché nella scorsa legislatura, parliamo del 2021, la settima commissione permanente, mi pare, affari costituzionali del nostro Senato, ordinò uno studio, un approfondimento sui rischi legati alla digitalizzazione. Quindi prima ancora che questi fondi del PNRR, quindi della scuola 4.0 fossero disponibili, ha ordinato uno studio per capire quali rischi ci potevano essere. Ovviamente, essendo una commissione del Senato, quindi voglio dire, non parliamo di bancarellari, di mercatari, di gente insomma, che, come dire, in qualche modo si può permettere il lusso di improvvisare, hanno audito unicamente i maggiori esperti in ambito, diciamo, come dire, di istruzione, di formazione, in ambito psichiatrico, psicologico, medico, tutto quello che era normalmente, diciamo, come acquisibile come dato certo, come studi certi, quindi non è stato nulla lasciato all'improvvisazione. Ora, senza entrare nel merito che sarebbe effettivamente lunghissimo, ma invito ad andare a vedere questo lavoro della settima commissione del 2021, è veramente straordinario. Alla fine, come si conclude questo lavoro?
che il rischio che noi stiamo correndo implementando la digitalizzazione è di formare dei decerebrati. Ora vi pare che il Senato della Repubblica utilizzi un termine così a cuor leggero, una generazione di decerebrati, il che significa persone che hanno perso quelle facoltà naturali che potrebbero normalmente esercitare, perché il tutto viene gestito, diciamo, in questa maniera artificiale. Chi gestisce questa maniera artificiale? Ci dovremmo porre qualche problema in questo, perché altro che transumanesimo. Nel momento in cui hai un essere umano incapace di pensare, di riflettere, di disobbedire, non hai più un essere umano, hai un robot a tua disposizione. Esattamente. Ricordo che ai miei tempi si studiava tanta roba a memoria, si studiavano poesie, formule matematiche, le tabelline, e i fusi come immobile, cioè tutta 'sta roba a cosa serviva? Certo, a farci conoscere la storia, a farci conoscere, ma soprattutto a consentire al nostro cervello di sviluppare quelle connessioni neurali che sono poi il funzionamento del nostro pensiero, della nostra attività cerebrale. Se Carlo, ma, deleghiamo ma tutto. lanciamo una sfida a quei pochi affezionatissimi amici che ci seguono, no? eh, Di fare una verifica in campo, cioè nel senso, lasciate stare le nostre parole, prendete un libro e leggete nelle prime 3 pagine, va bene? Proprio un libro fisico, materiale, scritto insomma, cioè con i metodi tradizionali della tipografia. Quel testo, mentre lo leggete, probabilmente vi trasmetterà qualcosa e fisserà qualcosa nel vostro cervello. Poi fate la stessa cosa invece, magari leggendo un libro, però in maniera digitale, quindi ricorrendo, come dire, ad un ebook, insomma, quindi c'è e vi renderete conto che dopo 2 ore non ricorderete quello che avete letto. Avrete difficoltà probabilmente a ricordare anche il titolo di quello che avete letto, perché serve proprio a non fissare nella memoria. La lettura, non da strumenti digitali, vi impone la registrazione in memoria, è un fatto naturale. Le luci luccicanti servono invece a far passare un po' come la televisione, passa in velocità ma non lascia contenuti. Questo è quello che serve. Lascia magari un po' di sporcizia, io dico, insomma, cioè, come dire, nel nostro pensiero, un po' di inquinamento del pensiero. Ma noi non dobbiamo inquinare il nostro pensiero, noi lo dobbiamo elevare il nostro pensiero. Chiederei anche a chi ci sta ascoltando di fare un'altra prova allora. Con grande sincerità rispondere a se stessi: "Ma da quanto tempo non faccio calcoli matematici e operazioni matematiche a penna e uso il telefonino o qualcos'altro?" E se la risposta è quella che penso, è una Carlo, risposta brutta. quando mi hai fatto la domanda all'inizio della tabellina, per un attimo mi sono preoccupato, perché io sono uno di quelli che ti sembrerà strano, ma insomma, sono uno di quelli che prima di scrivere qualche contenuto lo scrivo prima a penna. C'ho dei quadernoni, guarda, te lo faccio vedere, vedi? C'ho dei quadernoni perché purtroppo mi è rimasta questa cosa che devo fissare i concetti di quello che sto pensando, di quello che voglio dire prima a penna. Poi magari lo elaboro, insomma, lo porto in Word, insomma, cioè poi lo trasformo in PDF, così come fanno tutti quanti, insomma, per dargli questa veste digitale, ma ho la necessità per fissare in me dei contenuti di vederlo scritto con la mia manina che si muove sul foglio e quindi ovviamente quella cosa mi è sembrata simpatica da una parte, una provocazione dall'altra, perché effettivamente io una cosa che dicevo nella mia vita passata anche di podista, no? E quindi che preferisce spesso fare le scale a piedi, insomma fare dei percorsi a piedi, dico, noi ci stiamo avviando ad una generazione che probabilmente non saprà più salire le scale, perché ovviamente anche ad un piano prendiamo l'ascensore. E la stessa cosa è quella che tu dicevi, lo stesso esempio che facevi del calcolo, no? Cioè, se noi non facciamo più un calcolo a mente, va bene, non ci proviamo nemmeno, ovviamente questa facoltà con il tempo si perde e si perde in maniera quasi irrecuperabile. Devi innestare un nuovo processo, diciamo, per fissare la capacità di rielaborare il calcolo. E se noi non le recuperiamo queste facoltà umane, tra poco la nostra umanità sarà veramente persa. E questo insomma è uno dei tanti temi, perché purtroppo oggi il digitale
ci mette nella condizione che qualunque mancanza di tipo conoscitivo noi abbiamo, andiamo sui motori di ricerca, la prima cazzata che ci viene davanti la riteniamo la risposta al nostro non sapere. Non è assolutamente così. La ricerca è fatta di approfondimento, è fatta di, come dire, di valutazioni, è fatta di riflessione. Dopodiché si può dire magari di conoscere una parte di quell'aspetto che non sarà mai esaustivo, perché il sapere è una continua evoluzione. Però purtroppo questo viene trasmesso invece ai tanti e un po' mi viene in mente una scena di Cettola qualunque, no? Insomma, del famigerato Cettola qualunque, il quale equipara le facoltà, diciamo, le capacità mediche, chirurgiche della figlia di spilettare il delfino a quello di un chirurgo raffinato. Non è la stessa cosa, quindi sappiamo che quello che ci viene posto in prima istanza, un po' come nel paese dei balocchi, di una vita facile, di una vita semplice, non è la realtà. La realtà è tutta da costruire ed è una sfida continua per noi stessi e per la società nella quale vogliamo vivere. Mi sentirei di aggiungere che la scuola deve essere quella che trasmette la passione, in prima stanza, la passione della ricerca, la passione della scoperta di quello che l'uomo può fare, l'uomo inteso quanto essere umano. Faccio un Certo, esempio per il calcolo, visto che prima ho lanciato una sfida, qualcuno normalmente mi direbbe: sì, vabbè, ma quando hai dei calcoli complessi come fai? Semplice. Io da bambino, pensa te, leggendo un libro di Asimov, che è uno dei miei autori preferiti, avevo imparato a fare i calcoli usando il codice binario 0 e 1, con le mani, dito piegato 0, dito esteso 1. Facevo dei calcoli complessissimi con una velocità straordinaria. E quindi si può fare. La scuola digitale no ragazzi, 4.0 è il voto certo, che noi gli certo. diamo. E il problema appunto è il conoscere, trasmettere la conoscenza di come fare approfondimento, di come fare ricerca, che invece è proprio quello che stanno provando a toglierci, cioè il Esatto. modo di come fare approfondimenti, il modo di come studiare, il modo di come fare ricerca. Purtroppo questo è uno dei tanti rischi del digitale che volendo, insomma, sinceramente dobbiamo cercare di contrastare e di mettere ai margini, perché io preferisco una tecnologia al servizio dell'uomo piuttosto che l'uomo a servizio della tecnologia. Piero, siamo arrivati in conclusione, è stata fantastica, veramente fantastica. Il tema è tremendamente interessante, anche perché ci permette di andare a scoprire i nostri limiti. E questa è la sfida di ogni persona dal momento in cui nasce. Ti ringrazio per questi contributi meravigliosi che ci hai voluto dare, non ultimo l'immagine del tuo quadernone che è molto utile. E niente, come di consueto ti saluto con un grande arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Ciao Carlo.